Dunque, lei ha parlato quindi di questa commissione, ne abbiamo parlato più volte, insomma. Io desidererei che lei mi facesse un po' la storia di questa commissione, i suoi ricordi, proprio a cominciare dal 63. Prima, per esempio, chi c'era come presidente della commissione? Dica voi. Io ho letto per... Sì, lo vedevo intento in No, altre cose. va bene. Dico, chi c'era in questa commissione fino al 63, per esempio? La prima commissione era composta era capeggiata da Salvatore Greco, inteso Cicchetello. Cicchetello, che sarebbe poi un uccellino. Credo che sarebbe un uccellino, sì. In siciliano o in palermitano, ed era composta come quella attuale, e cioè per capi mandamenti. Ma allora non si faceva chiamare capo della commissione, ma si faceva chiamare segretario, perché effettivamente era al servizio dei capi commissione, dei capi mandamenti, perché era lui che distribuiva gli appuntamenti e i giorni per fare le riunioni. Lei alludeva ai nomi delle persone. No, non necessariamente, dicevo come era composta, da chi era capeggiata. E certo, sei nomi, anche io ho detto non necessariamente, non ho bisogno di cori, tutto quello che ricorda lei su questo argomento. Io ricordo Giuseppe Panno, ricordo Giuseppe Panseca, ricordo Giuseppe Di Partenico, non ricordo il nome in questo momento, uno che ha una distilleria di vino. Non ricordo il nome in questo momento. Cicchitedda, Mariano Troia, Nino Madranca, Manno, Salvatore Manno, non posso ricordare così. Non è questo, io volevo che lei, quello che lei si ricorda, per esempio anche sulla vicenda di questo Cicchitello, di questo Salvatore Greco, che se ne è fatto di questo Salvatore Greco? Io so che è morto in Venezuela. Andò in Venezuela, ecco. Come? Andò in Venezuela perché... Andò via nel 63, come tutti quasi, e non tornò mai più a Palermo. Credo che sia morto per una morte naturale, credo cirrosi epatica. Cicchitella per me fu l'immagine dei cosiddetti, non questi attuali, uomo d'onore. Era una persona saggia, una persona buona, non dedito alla violenza, sconosceva la violenza e conosceva la ragione delle varie cose della vita. Che altro? Di Cicchitello. Era chiamato Cicchitello per quale motivo? Io non lo so per quale motivo, ma era una cosa che solo veniva riconosciuto da tutti. Fisicamente lei l'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto molto bene, credo come me, giovane, sì, proprio perfettamente. Era magro, era snello. Era snello, sì. E quindi questo Cicchitello, perché quali motivi decise di allontanarsi dall'Italia? Si allontanò dall'Italia perché nacque quel conflitto di mafia del 1963, dove le forze di polizia hanno preso il sopravvento con la latitanza di tutti. Il conflitto che era nato era stato all'origine dell'uccisione di un membro della commissione, un tale Calcedone Sciarabia, Calcedone di Pisa. È morto il 24 o il 25 dicembre del 62, membro della commissione. In quell'epoca la commissione stabilì che a fare una cosa del genere fossero stati i fratelli La Barbera. Successivamente la commissione, o tutti, che non c'era più commissione, ci siamo resi conto che non era stato La Barbera,
Era stato un tale chiamato Michele Cavataio. In quell'occasione, forse è bello, a proposito, per lei, signor Presidente, capire la differenza di mentalità fra la mafia di allora e la mafia attuale, anche se già allora c'era una certa violenza. Si gridò allo scandalo perché fu messa una bomba nella macchina quando saltarono in aria i carabinieri, la Giulia, ma credo una villa che appartenga a Preste Filippo, e si disse questo non appartiene a noi, solo potuto essere quel pazzo di La Barbera che vuole far perdere l'equilibrio di tutte le cose. Quando si seppe che fu il Cavataio, tutti giurammo vendetta nei confronti di Cavataio. Dico giurammo, non giurarono, giurammo vendetta nei confronti di Cavataio per aver fatto una cosa simile. Oggi è una cosa possibile per questi signori mafiosi, anche uccidere bambini. È una cosa che si può fare con molta facilità. Sparare a Salvatore Contorno insieme a un bambino che non è neanche suo figlio, che ha appena 8 anni. A quell'epoca era uno scempio. L'uomo che avrebbe fatto questa cosa avrebbe seguito, senz'altro sarebbe stato ucciso da noi stessi. Ebbe delle conseguenze nei confronti della famiglia, questo omicidio di Pisa? Nei confronti della famiglia di Portanuova, sì. Perché fummo giudicati molto vicino ai fratelli della Barbera. E quindi i fratelli della Barbera si sarebbero rivolti a noi per l'omicidio di Pisa. Perché l'omicidio di Pisa dove avvenne? Avvenne in Piazza Noce, se non erro. Non so se si chiama Piazza Noce, ma è alla Noce, Rione Noce. E quindi in territorio qual era? Il suo, di Pisa. Lo stesso. Ma noi, come famiglia di Portanuova, siamo limitrofi della Noce, perché noi confiniamo esattamente con la famiglia della Noce, come territorio. Ma era nata uno screzio fra me e il di Pisa, per via del passaggio dalla nostra famiglia alla famiglia del di Pisa di un tale Anselmo. Questo Anselmo, cognato di un certo Raffaele Spina, chiedeva come sposa la sorella di Raffaele Spina, ma Raffaele Spina rifiutava questo matrimonio perché la madre dell'Anselmi puliva i cinema, e quindi era illogico che una sorella di Raffaele Spina si potesse sposare il figlio di una che fa la pulizia nei cinema. Io consigliai all'Anselmo di fuggire insieme alla ragazza. Quando diventò cognato di Raffaele Spina, il di Pisa pretese il passaggio dalla nostra famiglia alla famiglia della Noce, a che io mi rifiutai. Chi doveva sostenere le mie difese era Salvatore La Barbera, mio capomandamento, perché allora il mandamento era Palermo, Portanuova, Borgo. In questo screzio ne approfittò il Cavataio per sparare al di Pisa. Agli occhi di tutti diventò l'omicidio del di Pisa opera della Barbera. Non vero nella realtà, perché a farlo era stato il Cavataio. Da questo nacque l'incomprensione. Si pensò che la famiglia di Portanuova avrebbe aiutato il La Barbera in questo omicidio. Si espulse dalla Cosa Nostra la completa famiglia di Portanuova. Si disse di non avvicinare nessuno e già era un atto di clemenza.
chi teneva i contatti, risultando il bambino grazioso, il giovane per bene, dal sorriso, dalla simpatia, era il signor Calò, che manteneva i rapporti con la commissione. È finita che siamo stati perseguiti dalle autorità inquirenti, io me ne sono stato all'estero, il Calò in carcere e tante altre persone della mia famiglia in carcere insieme a tanti altri, dove c'è stato il famoso processo di Catanzaro. Tutti innocenti a Catanzaro. Il cavataio poi fu identificato come omicida. Fu identificato da tutti come omicida e disse che era un rimedio perché in quel momento il Doruccio di Pisa, dico Doruccio perché così lo chiamavamo, ma è Calcedone di Pisa, disse che lo inseguiva per ammazzarlo, cosa non vera. Lui con proposito cercò di far perdere l'equilibrio alla commissione, perché se lei mi consente ritorno un po' indietro. La commissione in quell'epoca era rappresentata da soldati. Mi spiego bene con questa parola. Non era rappresentata da capi. E c'erano dei gruppi, faccio i nomi specifici, Mariano Troia, Nino Madrangha, Salvatore Manno, che non volevano perdere la qualifica di capo nella loro famiglia per poter fare parte della commissione. Quindi erano accettati in linea eccezionale da discutersi, sia come capi della famiglia, sia come parte della commissione. Ma era una cosa che doveva definirsi, o fare parte della commissione o essere capo della famiglia. C'era Cesare Manzella, per esempio, che era il capo della famiglia di Sinisi. Lui ha dato le dimissioni della famiglia di Sinisi per poter fare parte della commissione e in quell'epoca Gaetano Badalamenti è divenuto il capo della famiglia di Sinisi. Io credo che Gaetano Badalamenti poi fu sostituito perché al posto di Gaetano Badalamenti chi andò? il cugino Antonino Badalamenti. Nino Badalamenti. Nino Badalamenti. Sì. No, io volevo sapere se lei si ricordava anche il cavataio, se poi fu punito per questa sua... Certo che fu punito. Fu ucciso nel Viale Lazio e fu ucciso da Bagarella, fratello dell'attuale imputato in questo processo. Fratello più grande. Fratello più grande. Fratello maggiore. Da un tale Damiano, non conosco il nome, ma che apparteneva nella famiglia di Riese, cioè di Giuseppe di Cristina, e da quella Emanuele D'Agostino, che è andato a rifugiarsi nelle braccia di Riccoboni.